Queste casse hanno 70 anni di storia alle spalle, ma la vera domanda è: si sente? Ciao Salvo, benvenuto a questo nuovo video del mondo dell'hi-fi. È sempre bellissimo, ci hanno chiesto tantissime persone di continuare questa serie. Eccoci stavolta con un prodotto veramente molto diverso dal solito, no? Beh, decisamente. L'ultima volta che ci siamo visti in video per una recensione hi-fi abbiamo provato dei diffusori dal taglio molto moderno, sia estetico che sonoro. Adesso abbiamo due casse che hanno veramente, come ho detto all'inizio, tantissima storia dell'hi-fi alle spalle. Adesso ne parleremo. E anche esteticamente non si può ignorare come richiamino i fasti del passato, degli anni 60, 70, 80, gli anni d'oro, dice qualcuno, appunto, dell'hi-fi. Ovviamente però il suono e la progettazione è riadattata al 2026 e ora vedremo perché. Ovviamente questo però non è un progetto moderno che fa il verso a qualcosa di una volta. Cioè, da dove viene questo progetto proprio di questo brand? Allora no, decisamente no, perché qui non si fa il verso a nessuno se non a se stessi, ma non è sicuramente un verso. Allora, intanto diciamo cosa sono. Sono delle KLH, KLH, appunto, se lo vogliamo dire all'americana, Model 7, sono il top di gamma. Nella gamma abbiamo le Model 3, le Model 5 che erano già uscite e ora l'ultima arrivata che è appunto la Model 7, che è la più grande anche fisicamente proprio. 104 cm in altezza compresa la base, che è inclusa nel prezzo, non è poco. 31 cm di profondità, quindi non molto profonde, vedremo perché, e se non sbaglio 46 in larghezza. Come dicevo, questo è un progetto che non fa il verso a nessuno, perché la KLH nasce addirittura nel 1957 ed ha scritto importanti pagine di storia dell'hi-fi, in particolare dell'hi-fi americano, perché sono casse che arrivano dall'Indiana, negli Stati Uniti. Dietro a queste casse c'è un nome molto molto importante, che è quello di Henry Kloss. Henry Kloss è quello che 3 anni prima, nel 1954, aveva cofondato la Acoustic Research, AR. Non so se qualcuno di voi, sicuramente quelli un po' più grandi di età, se la ricorderanno. Comunque anche questi sono diffusori che hanno letteralmente fatto la storia dell'alta fedeltà, compresi questi KLH di cui parliamo oggi, questo marchio appunto che esiste da 70 anni e che fu fondato appunto, come ho detto, nel 57 da Kloss più Michael Lowe e Joseph Hoffman. Quindi proprio un acronimo a tutti gli effetti. Esatto, è un acronimo, sono le loro iniziali, KLH, facilissimo. Il marchio, come ho detto, andò avanti negli anni 60-70 per poi arenarsi un po'. E negli ultimi anni è stato rimesso in piedi. Tra l'altro c'è da David Cayley, che praticamente era il presidente di Klipsch, un altro grandissimo marchio americano assolutamente protagonista del settore hi-fi, e adesso appunto hanno ricominciato a far capolino nelle fiere e fra un po' penso anche nelle case degli appassionati questi nuovi diffusori che riprendono tutto il meglio che c'è stato della storia di KLH, riadattandolo appunto in un contesto moderno. La prima cosa che riprendono è quella che si chiama la sospensione acustica o sospensione pneumatica. Sono praticamente sinonimi, anche se diciamo la sospensione acustica è un pelo più, un guizzo più raffinato, però fondamentalmente è la stessa cosa. Cosa significa in soldoni? Sono casse chiuse, non ci sono bass reflex, non ci sono passivi, sono mobili chiusi. Questo cosa consente? Praticamente l'aria all'interno fa funzionare un po' il tutto come una sorta di molla, per cui non sto ora a scendere proprio nel tecnico ingegneristico, però fondamentalmente quello che sostiene soprattutto sulle basse frequenze è una compattezza, un basso molto corretto che non straborda mai, e una correttezza sonora molto molto ben delineata. Il contro è che di solito si perde un po' di efficienza, ma ora vedremo come in KLH abbiano pensato anche a questo. Come si comportano all'ascolto? Intanto, se vuoi, raccontiamo anche come l'hai pensato, o forse magari più avanti, se vuoi dare una prima impressione, che dici?
Ma allora, ti do subito una prima impressione. Come dicevo, sono diffusori che richiamano l'epoca d'oro dell'alta fedeltà, quindi abbiamo un ascolto molto di sostanza, quindi molto avvolgente, musicale, eufonico potremmo dire, non sicuramente che mira all'analitico, all'effetto monitor, questo però, poi lo diremo meglio in seguito, non vuol dire che sono casse scure, stondate in alto per suonare più calde, assolutamente, hanno una piazza di gamma molto, molto corretta, molto ampia, però l'impressione che si ha è quello di un prodotto nato per un ascoltatore che non sta cercando di sentire la musica spezzettata in microframmenti, millimetri, ma uno che vuole appunto la musicalità, vuole essere avvolto dal suono, dai propri brani preferiti al 99% da quello che poi è la sostanza del brano, senza andare poi a cercare il campanellino o il micro dettaglio. Ecco, questa è la prima impressione che si ha. E poi l'altra cosa è appunto questo grande controllo del basso che permette, nonostante le dimensioni di questi diffusori e il peso, sono 36 kg l'una, quindi magari farsi dare una mano non è male, no? Una mano non è poco, però consente di inserirle in ambienti anche non esageratamente grandi. Io poi consiglio sempre sale, stanze dai 25 metri quadri in su. Secondo me è lì che si va, se no secondo me è meglio andare sulle Model 5 o le Model 3. Però nonostante che io poi, l'abbia provato, scusa, spin-off magari si vede anche nel video, adesso lo facciamo vedere, l'abbiamo poi viste all'inaugurazione proprio della fiera qui a Roma insieme a Greg Zito e a Dylan Turner proprio di KLH, la serie 3 e la serie 5, giusto? Esattamente. La serie 3 è proprio quella più piccolina, la serie 5 diciamo più o meno sempre un 3 vie come questo. E poi c'è questa serie 7 che ovviamente è la più grande in tutti i sensi, anche nel senso del portafoglio, perché di listino viene più di 7.000 euro. Ora, street price sicuramente rispetto al listino sarà diverso, io prevedo una cosa intorno ai 6.000 euro, ora stanno arrivando anche adesso nei negozi, quindi bisognerà poi vedere negozio per negozio, però più o meno secondo me saremo là. Come ho detto prima però le basi in metallo molto resistente, molto ben fatte, sono incluse, dice grazie per quella cifra. E non è detto, perché ci sono diffusori della concorrenza ugualmente costosi che però fanno pagare gli stand a parte, quindi questo non è da sottovalutare. No, poi anche diciamo per il test che abbiamo fatto sia tu come ascolto che qui per la parte video, il fatto di avere degli stand già pronti ha facilitato non poco la situazione. Assolutamente. Diciamo che quando vi arriveranno a casa gli scatoloni, quelli sono impegnativi da sballare. Sì, anche lì abbiamo fatto un video stamattina messo al volo su Instagram che potete vedere in sovrimpressione al volo, anche senza audio, però diciamo è stato laborioso, ci è voluta una mezz'oretta per sballare tutto con cura. Però meritano di essere protette queste casse. Montare gli stand è un attimo, sono veramente due viti da mettere, rigiri e la cassa è pronta a suonare, fine, sei già pronto. Le fanno in due finiture, in noce americano e in mogono africano occidentale, se non ricordo male. Le griglie, eccola qua, ne prendo una al volo, come vedete noi ne abbiamo scoperta una sì, una no. Le griglie sono magnetiche e quindi sono meravigliose, perché io odio un po' le griglie quelle con diciamo altri sistemi di aggancio. Questa è veramente facilissima, vedete, da montare, è un attimo veramente a montarla. A smontarla c'è la sua linguetta, eccola qua, eccola. Griglie ovviamente in stile super vintage anche questo, ma come è giusto che sia. Senti, invece per quello che riguarda il driver, come sono organizzate queste casse KLH7? Allora, qui si parla di un 3 vie, come dicevo, senza bass reflex perché sono in sospensione acustica. Abbiamo un bel wooferone in ottimo stile dell'epoca da 33 cm, quasi 13 pollici, carta, sospensione in gomma sia per il woofer che per il medio, anche il medio che 12,7 cm se non vorrei sbagliare, sempre in carta. E poi abbiamo un tweeter in alluminio, cupola in alluminio. La cosa interessante è intanto che il medio all'interno ha un suo mini cabinet separato, quindi diciamo non ci sono già interazioni fisiche
tra i tre all'interno della cassa, tra i tre driver, anche perché essendo in sospensione pneumatica tutto quello che succede dentro è molto importante che succeda correttamente. Per quanto riguarda invece il crossover, il taglio, noi abbiamo un taglio a 300 Hz tra woofer e medio e 3400 più o meno, sì, 3400 tra medio e tweeter. Si parla di un crossover di terzo ordine. In senso che è scadente, intendi? No, assolutamente non è di terzo ordine, è di terzo ordine, lo spiego al volo. Allora, sì, grazie, pure per me. L'ordine praticamente è come avviene questo taglio, no? Se voi avete mai usato un equalizzatore, quando fate un taglio potete gestire la pendenza, no? Di questo taglio, esattamente. Allora è quello fondamentalmente. Immaginatevi un cancello come metafora. Il primo ordine è un cancello molto aperto, quindi c'ha un taglio di 6 dB ottava, secondo ordine 12 dB, terzo ordine come in questo caso un taglio di 18 dB ottava. Questo significa che la pendenza è molto ripida e quindi ogni driver si incrocia, ma interagisce molto meno, quindi ognuno lavora specificatamente sul suo ruolo, sul suo spettro di frequenza, sulla sua zona in sostanza, immaginandolo visivamente. Esattamente, questo in sospensione acustica io presumo, ora non sono un ingegnere, ma presumo sia molto importante che ognuno faccia il suo lavoro e soprattutto il woofer faccia il suo lavoro all'interno della cassa, appunto, per questo spostamento, questo gioco d'aria appunto che avviene all'interno. Per quello che riguarda invece il pannello posteriore, com'è organizzata la Model 7? Sul pannello posteriore troviamo i morsetti a 5 vie placcati oro. Questo è uno dei dettagli che ci fanno anche capire anche il livello qualitativo appunto della cassa, insomma della costruzione della cassa. Ma la cosa più interessante è questo controllo a 3 posizioni che si chiama Acoustic Balance Control, che praticamente a cosa serve? Nella posizione è high, mid e low. Nella posizione high è neutro, cioè la cassa funziona esattamente con tutto il suo spettro di frequenza come deve funzionare. Man mano che tu switchi tra mid e poi low, fa un taglio di circa un 1.5 dB sopra i 400 Hz, in particolare su medio-alte frequenze fondamentalmente. A cosa serve questo? Serve per poter portare questa al di là del gusto personale, che uno ovviamente può volere un po' meno alti e vabbè, ma serve anche a portare questa cassa in ambienti magari più vicini alle pareti, quindi con più rifrazioni, con più riflessioni, quindi a mitigare questa cosa e a diciamo correggere un po' il comportamento in ambiente di questa cassa. Questa è una cosa che secondo me è molto intelligente. Devo dire che nella stanza mia di ascolto, che comunque non è grande assolutamente, però è abbastanza trattata, un po' con trattamenti, un po' con dischi che sono dappertutto, quindi pareti intere di dischi, io l'ho tenuto sempre su high, non ho avuto l'esigenza di switchare. Il cambiamento ovviamente è calcolato, cioè non è un cambiamento rivoluzionario, certo, è proprio un piccolo ammorbidimento, diciamo, sul medio alto. Ok, senti, ma anche questa cosa, il fatto che la coppia sia speculare, no? Sì. Mi hai raccontato anche che durante il test hai provato anche a invertirle le due casse. Allora, diciamo, non c'è una vera destra e sinistra, diciamo, siamo abbastanza liberi come succede in altri tipi di diffusori. Invece di avere, per esempio, le Model 5 hanno tutto in asse centrale, qui hanno scelto di tenere un po' più decentrato medio e alto, quindi noi possiamo decidere di posizionarle col medio alto verso l'esterno, quindi di avere un suono più arioso, meno dritto in faccia, sicuramente una scena sonora un attimino più ariosa, ovviamente però con le riflessioni lievemente più vicini a una parete, se noi abbiamo una parete molto vicina, oppure al contrario, quindi avere il medio alto all'interno, avere un suono più in the face, diciamo, per quanto riguarda il medio alto, e avere magari meno problemi da pareti vicine. Ora, questa cosa qui va provata sia a gusto, questa è la teoria, poi sicuramente ognuno deciderà come vuole, ecco, esattamente. Volevo poi concludere le specifiche tecniche, ci leviamo appunto tutto il dato tecnico con 2 dati fondamentali, anzi uno che sembra fondamentale ma in realtà non è, cioè la risposta in frequenza, che mi sembra vada dai 38 o 38 Hz fino ai 20 kHz o 20.000 Hz. Vabbè, è una risposta tipica.
ovviamente il woofer da 33, insomma la fisica non è un'opinione, quindi ne sposta di bassi ce ne sono, eccetera. In realtà poi viene dichiarato anche che scende di più fino addirittura ai 26, ma 26 a meno 10 dB, cioè praticamente ininfluente, quasi infraso, cioè è inudibile, ma neanche serve più di tanto. Io posso dire che io usando adesso 2 diffusori a scaffale, a stand via scaffale, no? Ho unito un sub, per esempio con queste qua non l'ho mai neanche collegato il sub, perché veramente non serve, di basso scendono, non avete una risposta là sotto in termini di abbondanza come un bass reflex, come un woofer passivo, insomma con altri sistemi, perché è più asciutta qui la risposta della sospensione pneumatica, però comunque arrivato a coprire il 90%, 99% della musica che ascolterete sicuramente con grande soddisfazione. L'altro dato però importante è la sensibilità, dichiarata 91 dB in room. È un dato che è molto confortante, perché anche da prova personale secondo me sono pilotabili abbastanza facilmente con amplificatori che possono andare dai 20-25 watt magari in classe A fino a 200 watt, transistor molto potenti, ovviamente li pilotano tranquillamente, ma io per esempio poi lo diremo, l'ho pilotato con un valvolare che ha una 80 watt, ma non ho avuto nessun problema neanche a basso volume. L'unica cosina da stare attenti è la discesa in ohm, perché vanno a 4 ohm. Più scende più è un attimino difficile per un amplificatore pilotare, a seconda del un discorso lungo, a seconda della frequenza, insomma della discesa in frequenza. Comunque ecco, non andrei a metterci un amplificatore un po' spompetta, un po' entry level, ma io credo che chi compra una cassa che di listino sta più di 7.000 euro abbia anche un amplificatore di livello da metterci accanto, quindi non è assolutamente un problema. Comunque assicuro che si muovono molto più facilmente di quello che sembra, e molto più facilmente delle loro antenate, voi Acoustic Research, voi le stesse KLH di una volta, che insomma bisognava avere, anche perché gli amplificatori di una volta non avevano, soprattutto nei primi anni, non avevano la reattività, insomma, di quelli che hanno oggi. Comunque, ecco, voglio rassicurare che nonostante le dimensioni si muovono molto facilmente, secondo me. Potremmo anche non essere d'accordo su questa cosa. Mi raccomando, ogni cosa che non siete d'accordo o volete aggiungere, o secondo voi magari ho detto con superficialità, ci sta tutto, ditemela nei commenti. Qua sotto io sono pronto a ricevere commenti, a parlare con voi, mi piace sempre l'interazione con voi. Ok, Salvo, la parte tecnica forse l'abbiamo anche un po' vista, il racconto un po' della storia del brand, il ritorno e così via. Io credo che la parte più interessante anche per me, che non sono un audiofilo, ma è avere il tuo parere di uno che di dischi ne ha ascoltati tanti, anche con la tua rubrica ti consiglio un disco, ci hai fatto sentire tantissima roba, quindi in qui dentro c'è un momento di racconto di cosa hai sentito e perché l'hai sentito, sì, tra poco. Però forse anche più per gli addetti ai lavori sarebbe bello magari raccontare un po' qual è il setup del test, quello che tu hai usato durante i tuoi ascolti, no? Sì, anche perché è cambiato rispetto all'ultima volta, perfetto, di quando abbiamo provato gli ultimi diffusori. Allora, per quanto riguarda la parte di amplificazione, adesso sto usando un Synthesis Roma 510 AC Signature, quindi la versione diciamo un po' più costosa, un po' meglio elaborata dell'amplificatore standard, che è già un buonissimo amplificatore. È un valvolare, totalmente valvolare, monta 4 KT88 e genera un'ottantina di watt, okay. Watt più, watt meno, ed è assolutamente in grado di pilotare un po' qualsiasi cosa, a meno che veramente non si arrivi a dei diffusori veramente molto difficili, ma credetemi, nonostante l'aspetto valvolare che si ripercuote ovviamente sul suono, ma a livello di pilotaggio non ha assolutamente nessun problema. Okay. Poi come sorgenti digitale adesso sto usando un Cambridge CXN100 streamer DAC tutto in uno, ok, mentre per la parte analogica uso quello che abbiamo già detto l'altra volta, cioè il Riga P8
P8, Ok. un po' modificato, ma non scenderemo nei dettagli, con una testina MC a bassa uscita ANA SL, Ok. e come preamplificatore fono quello della tratta, cioè il Gold Note PH10 con il suo super alimentatore. Cablaggi, per chi vuole sapere, sono sempre Tellurium Black 2, sia di segnale che di potenza. Perfetto. Allora, immergiamoci nella parte più bella per me da ascoltatore, e di tantissimi anche che dall'altra parte vorrebbero avere un tuo feedback anche su cosa, come, quando, perché, che hai scelto e così via. Come è andato il test? Cioè, come ti sei preparato a questo test e cosa hai scelto, e anche che tipo di ascolto hai fatto? Immagino non hai messo tutto a volume 10, ecco, hai fatto tutta la panoramica come altre volte, no? Assolutamente. Allora, prima di tutto diciamo che l'ascolto mi è già piaciuto molto a basso volume. Sono casse che, tirate fuori dalla scatola, ti danno già un'idea molto chiara dell'impronta sonora che avranno. C'è il rodaggio, perché c'è. Si può parlare e fare battute sul rodaggio dei cavi o di altre, o dei componenti elettroniche, ognuno la pensa come gli pare, ma su componenti buffer, meccaniche che si muovono, sì. un po' si deve muovere. Poi non stiamo a dire qua che come alcuni produttori o negozianti dicono 100-200 ore per tenersi un po' sicuri, o forse fare anche rodare più l'orecchio che la meccanica stessa, però il rodaggio di qualche decina d'ora, una decina d'ore ci vuole di musica, ascoltando musica senza mettersi lì a fare test track, cosa, ascoltate semplicemente la musica. E già a basso volume mi sono accorto che il suono c'era tutto. Quindi questo mi ha dato la conferma del pilotaggio, ma anche la conferma della bontà appunto del progetto. Quindi molto bello questo basso, corretto, non abbondante, quindi a chi piace questa sensazione di basso rotondo, ma molto ben delineato nello spazio, molto lo tocchi proprio, ecco, non c'ha quell'alone che si espande un po' tutta la stanza. E questo è confermato sempre dal discorso della sospensione acustica. Se voi mentre suonano questi diffusori andate dietro i diffusori, non c'è nessun rumore, non c'è niente, certo. Non c'è il solito basso del bass reflex che poi tu lo metta davanti, sotto, dietro, è uguale. Quindi tutta quella parte dietro che poi sulla parete, va a battere insomma sulla parete, crea un po' di problemi in generale. Qui c'è l'assoluto paradiso, e si sente questa cosa, si sente molto quando tu vai appunto a premere l'acceleratore con alcuni brani che hanno appunto più bassi, un po' più consistenti. Non li definirei velocissimi, nel senso, come se noi definiamo veloce un basso di una cassa moderna, è diverso, è un basso vintage, non proprio d'epoca, proprio non immaginatevi appunto di una cassa di 40 anni fa, però è un po' quello, come dicevo all'inizio, c'è molta sostanza. Il termine che userei per definire il suono di queste casse è avvolgente, ma non scuro, come ho detto prima, attenzione, perché medio e alto lavorano molto bene, addirittura infatti li potete anche un po' aggiustare con quell'acoustic balance control di cui abbiamo parlato prima. Ok. La cosa che mi è piaciuta di più, al di là del comportamento in basso, che è la cosa che mi premeva un po' più parlare, perché è un po' l'anima della sospensione pneumatica, acustica, chiamiamola come ci pare, sono le voci corpose, setose. Ecco, sì, setose. Rende bene l'idea. È proprio quello che uno cerca quando vuole sentire la bella voce di un cantante, soprattutto quando magari ci sono brani in cui la voce spicca molto fuori, brani acustici, brani con uno strumento in voce, anche ovviamente brani elettrici eccetera, però quando proprio la produzione della voce è fatta proprio a livelli molto molto alti e con non troppo caos intorno, ecco, qui si vede proprio tutta quella grana, quella bellezza del fiato, quella punta in alto che però non è aggressiva, è sempre un po', come ho detto, setosa. Scusa Salvo, il fatto che per esempio, come dicevi prima, che il mid range è in uno slot separato aiuta moltissimo. Aiuta questa cosa? Sicuramente aiuta l'intelligibilità. L'ho detto, non sono ancora riuscito a dirlo tutto insieme. Bene, però. Aiuta molto, sì, aiuta molto, perché tende appunto a non sporcare proprio quella fascia di frequenza dove poi le voci sono assolutamente protagoniste.
I piani sonori come li hai trovati? Allora, sui piani sonori faccio una precisazione. Allora, in profondità, cioè davanti e dietro, quindi quanto tu senti delle cose più vicine a te e più dietro le casse, che poi è il palcoscenico principale. Molto buono, davvero molto buono. Mi sono veramente goduto anche delle cose, un po' di colonne sonore, effetti sonori nelle colonne sonore, non solo effetti sonori così. Per quanto riguarda l'ampiezza, diciamo, laterale, la larghezza della scena sonora, allora non l'ho trovata super estesa, però voglio fare 2 precisazioni. Uno, come ho detto, il mio ambiente di ascolto non è enorme, quindi secondo me in sale molto grandi, una sala da 40 metri quadri, queste casse lasciate un po' più libere, secondo me esprimono molto di più. Seconda cosa, il mio orecchio adesso è abituato a dei diffusori da stand che per loro natura, per loro progettazioni, mirano proprio a il dettaglio, l'analiticità, un po' da monitor da studio, non proprio così, e allo spazio assoluto, cioè loro hanno mirato a quello. Quindi venendo da lì mi sono trovato un ascolto completamente diverso, ma non perché è meglio o peggio, perché è diversa la filosofia. Qui si mira più a darti la sostanza, questo abbraccio, questa pancia, questa musicalità portata come appunto si faceva una volta, fondamentalmente, con casse di questo tipo. Quindi ecco, se io vi dico che non è molto estesa, mettete però anche in conto questa cosa qui. Probabilmente lo è nella maniera standard, però chiaramente ognuno poi c'ha il suo orecchio, il suo gusto e i suoi brani anche di riferimento, quindi magari non si sa mai. Comunque, in generale, i piani sonori, la dinamica, sono cose che vengono gestiti, ripeto, la fisica non è un'opinione, c'è un woofer da 33 cm, c'è un'ottima divisione interna, un crossover fatto con cervello, quindi sicuramente non avrete problemi da questo punto di vista. Per me è stato veramente un piacere ascoltare questi diffusori, nonostante io adesso sia portato a preferire soluzioni diverse, ma un domani chissà. Come tutti i appassionati di hi-fi, l'orecchio vuole sempre quello che non poi il gusto cambia nel tempo, no? Assolutamente, per quello che sono sì. passato da un transistor a un valvolare, e chissà che poi ripasserò. Ecco, io consiglierei tantissimo l'abbinamento a un ibrido, cioè ho un integrato che ha valvole nella parte preamplificatrice e transistor sul finale che danno quella spinta bella tosta dei transistor, oppure un pre e finale separati, uno poi là si può divertire insomma a giocare. Non è possibile qua, ovviamente, essendoci 2 soli morsetti, non è possibile giocare, diciamo, dividere medio alti e parte bassa e usare più sistemi di amplificazione diversa, però ecco, secondo me con un ibrido ci si diverte moltissimo con questi diffusori, perché il carattere va proprio a mettersi insieme molto bene, e ultimissima, secondo me comunque si comportano benissimo anche con amplificatori a transistor molto neutri. Posso citare per esempio amplificatori Yamaha, che sono un riferimento per il suono neutro analitico cristallino. Secondo me il carattere di questi diffusori ben si adatta, rispetto ad altri diffusori che potrebbero invece essere troppo aggressivi, a quel tipo di amplificazione. Magari li mitiga anche un pochino, no? Quella chiarezza che non andrei ovviamente su valvolari di piccola taglia, ecco, certo. O su valvolari che hanno un suono molto 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 caldo. Il mio per esempio non è così, il suono del mio si sente, diciamo, la componente valvolare più per quanto riguarda il modo di porre la musica, quindi non troppo direttivo, non troppo diretto, diciamo più avvolgente, però assolutamente non hanno quel super iper calore che invece altri amplificatori valvolari hanno. No, non è un messaggio promozionale, non c'è lo sponsor adesso. No, volevo dirti, ma ti piace questo format? Cambieresti qualcosa? Vorresti qualcosa in più? Dimmelo, anzi diccelo nei commenti, così che noi, da me a chi gira il video, ai montatori, a chi mette le mani sul sonoro, possiamo magari fare qualcosa in più la prossima volta. Molto bene, passiamo ai dischi, che dici? Assolutamente sì. Che generi ti sei organizzato? Immagino che hai scelto anche ad hoc una serie di generi musicali da ascoltare, no? Assolutamente sì. Allora, io con questi diffusori si ascolta di tutto. Non ci ascolterei l'elettronica, quella coi bassi a manetta, ecco, magari non è proprio la scelta giusta, però dal pop al rock alla classica al jazz, secondo me non
non hanno problemi con nessuno di questi. Per quanto riguarda, per esempio, allora, un disco che ho scelto per provare subito l'impatto rock è quello degli A Perfect Circle, 13 Step. Non so se l'ho pronunciato bene, 13. Sì, perché è veramente un gioco di parole. 13 il 13° passo. Esatto. E uno dei miei dischi preferiti, sicuramente il preferito della band, anche se non è che ne abbia fatti tanti, quindi non è che c'è molto da scegliere, però è un disco meraviglioso in cui ho sentito, ben registrato, in questo caso su vinile l'ho sentito, e attenzione, io ho fatto sempre anche la controparte digitale, infatti quindi, sì. però diciamo l'ho preferito sentire su vinile perché scusa, così... soltanto per dare questo parametro, nella parte digitale tu usi Tidal, Qobuz? Qobuz. Okay, Qobuz perfetto. tutta la vita, io sono innamorato di Qobuz e ce l'ho ormai da anni e mi trovo strabene con Qobuz. Perfetto. E quindi il disco degli A Perfect Circle subito mi ha fatto capire il carattere molto netto su questo, soprattutto sulla parte bassa ma anche sulla parte medio-alta di questi diffusori, che mi hanno fatto veramente divertire molto. Poi sono passato al jazz con uno degli ultimi dischi pubblicati di John McLaughlin. Mm-hmm. Io sulle pronunce mi devo fare un perfetto, corso, ragazzi, sì. scusate. No, in realtà perché è veramente uno scioglilingua anche questo. Il titolo del brano è Music for Abandoned Aches, è un disco uscito da poco. In realtà devo dire che mi è arrivato veramente da poco, quindi non vi dirò molto sulla storia perché rischio di dirvi una cavolata. Dovrebbe essere una colonna sonora forse di un film che poi alla fine non è uscito. Comunque sia, è uscita una stampa in vinile della Impex Records che è una meraviglia, e io a un appassionato di vinile lo consiglio tantissimo, e consiglio ovviamente anche per la musica perché è meravigliosa. Non è un disco da chitarrista, è un disco molto orchestrale, è un disco bello. E qui ho potuto sentire appunto la divisione degli strumenti, vari piani sonori, eccetera eccetera, così come l'ho potuta sentire in un disco di classica di Leopold Stokowski, le Rhapsodies, un altro disco in stampa, se non ricordo male, Analog Production, altra stampa a 45 giri, tra l'altro costa un rene ma vale. E lì ho potuto sentire non solo i piani sonori, l'orchestra eccetera, ma anche l'impatto, perché si tratta veramente di composizioni in cui ci sono fortissimi impatti musicali sonori, e la dinamica restituita è stata veramente tanta. Cioè, ripeto, la fisica non è un'opinione, qua alla pancia t'arriva la roba, ecco. Poi ho continuato con 2 album rock blues che mi sono serviti un po' la stessa cosa come riferimento sulla gran cassa, perché per me il colpo di gran cassa è una cosa che vuol dire tanto, soprattutto sul basso, e sono stati Couldn't Stand the Weather di Stevie Vaughan e Continuum di John Mayer, dove ci sono dei brani in cui proprio questa cosa appunto della gran cassa, questo suono della gran cassa che vi dicevo, per me sono di riferimento. E anche in questo caso, ripeto, ho trovato quella correttezza in basso non troppo abbondante. Ripeto, se vi piace il basso che straborda, certo, sì, proprio, sì. E può piacere, questo era a fuoco, non proprio. È un errore, può piacere. Questo è più a fuoco, allora vi serve un diffusore con reflex. In questo caso però invece avete, secondo me, un suono corretto da studio, da gran cassa studio, calda, grossa, fatta bene, ecco, mettiamola così. Poi ho dato una bella botta con i Dream Theater con Awake, certo. E in questo caso uno potrebbe pensare anche qui sul basso, no, attenzione, per niente, perché Awake è un disco che ha una tonnellata di belle medio-alte, assolutamente molto compatto ma con tante medio-alte, e qui ho dovuto capire quanto aggressive e quanto affaticanti fossero queste casse. Non lo sono. Io poi questo album è comunque un album che, sentito soprattutto ad alti volumi, ti mette un po' alla prova. Forse solo in questo caso ho provato a gestire l'acoustic balance control e metterlo su posizione mid, ma proprio per curiosità. Forse sì, se lo ascolto dall'inizio alla fine quella leggera stondata gliela do, ma poi non è che sia necessario, ecco. Non mi sono mai trovato in situazioni fastidiose rispetto a altri diffusori che ho avuto e che ho tuttora, che magari sulle medio alte tendono a graffiare un pochino di più. Vabbè, mi sono passato dischi che conoscete tutti come Pink Floyd, il 50° anniversario di Wish You Were Here, che ve lo dica a fare, lì viene immerso totalmente
nei brani, in queste atmosfere meravigliose. Ma la cosa interessante, ho provato un disco di elettronica che non è l'elettronica tunz né l'elettronica esageratamente, diciamo, che ha bisogno, insomma, secondo me, di altri tipi di diffusore, con un disco degli Air che si chiama Talkie Walkie, un disco molto ben registrato, molto particolare, con dei brani secondo me ottimi proprio di scrittura, e dove ci sono delle parti di basso che comunque devono essere gestite con una certa correttezza, e questo mi è servito molto per capire come queste case, sì, ok, sono vintage, l'estetica è vintage, ma la risoluzione sonora e la risoluzione dei problemi che magari qualche cassa vintage poteva avere è stata fatta. Non hanno preso un progetto del passato, attaccato i chiodi, messo certo, woofer così come era, dice questa vi piace il vintage, compratevi questa. No, assolutamente, queste sono casse che sono pronte per suonare cose moderne, di affrontare insomma un po' qualsiasi genere che ci sia oggi attuale. Rispetto, non chiedetegli ovviamente di fare la discoteca o di fare cose per cui non sono nate. Grazie Salvo di questa carrellata che a me, conoscendo quasi tutti i dischi che hai nominato, mi ha dato veramente un'idea, anche non avendo sentito le casse qui. Ecco, però mi viene da dire che è arrivato il momento un po' di tirare le somme, anche perché tu metti sempre dei disclaimer più che giusti sulla fine, no? Del fatto che ogni ascolto ha un posto. Ma certo, racconta, dai. Ovviamente, certo che sì, perché questa non è una recensione che io ho provato a fare il quanto più oggettiva possibile, sottolineando tutto quello che ho trovato in queste casse che mi è piaciuto. Poi posso dirvi che non sono casse che io personalmente acquisterei in questo momento della mia vita, perché non ho l'ambiente giusto secondo me dove farle suonare, perché sto preferendo altri tipi di sonorità, ma sono casse che nel mio carnet di ballo posso segnarmi per il futuro, perché nel momento in cui vorrò buttarmi più su determinati ascolti e più su un ascolto così come io l'ho definito, di sostanza, avvolgente, pieno, che mira più alla pancia forse che alle cose cervellotiche probabilmente di noi tanti audiofili, sicuramente sono una valida alternativa. Però non prendete tutto come la santità e l'oro colato, perché la cosa più importante che dovete fare è andare in un negozio e ascoltarle con le vostre orecchie, con un abbinamento di amplificatore che voi vorreste, o col vostro amplificatore, prendendolo da casa e portarvelo insomma dietro al negozio, mettendosi ovviamente d'accordo col negoziante. È assolutamente importante, anche perché parliamo di una casa che costa tanto, quindi non è una cosa da prendere così a scatola chiusa, a cassa chiusa in questo caso, a sospensione pneumatica e via. Io sono sicuro che però questo ritorno non sia un ritorno così tanto perché è bello tornare con la roba vintage. È un ritorno che fa bene secondo me al mercato hi-fi, e sottolineo ancora una volta che qui parliamo del top di gamma, ma secondo me ci sono gli altri due modelli, la Model 3 che è adatta a tantissimi ambienti magari più ristretti, che oggi le case sono sempre più piccole, o la Model 5 che secondo me è il centro del catalogo perfetto per tantissime persone che hanno un prezzo minore. Ovviamente non è entry level, però è un prezzo per chi vuole un impiantino un po' abbastanza serio, e probabilmente potrebbe essere anche una cosa definitiva. E secondo me appunto, ecco, dare un'occhiata a tutto il catalogo, che poi appunto per ora non è, come abbiamo detto, super esteso, è una cosa molto buona, perché mi hanno destato molta curiosità all'inizio, e questa curiosità per me è stata confermata poi dall'ascolto diretto. Ok, ci sono ovviamente, immagino, anche tante altre specifiche che non hai detto, e ovviamente c'è il link in descrizione verso l'articolo su Music Off. Assolutamente, c'è il link verso l'articolo su Music Off, dove troverete poi il link anche al distributore per avere anche informazioni di quali negozi, appunto, in quali negozi si possono trovare, eccetera eccetera. Stanno arrivando adesso, quindi ci vorrà un po' di tempo anche proprio per distribuire tutti i modelli, comunque già ci sono. E poi sulle specifiche, ragazzi, io sono molto chiaro, chi compra, c'è una parte di audiofili, e questa cosa è molto anni 80-90 soprattutto, che comprava guardando le specifiche. C'è chi ancora scrive che una cosa è buona o è cattiva senza averla mai sentito guardando un numero. Non significa assolutamente niente, ma proprio niente, a meno che non siano veramente dati sconfortanti. Andate a ascoltare le cose con le orecchie, che è la cosa migliore, che è anche l'occasione per sedersi un attimo e uscire dalla
routine. Perché sedersi e alzarsi da casa e finalmente certo. andare laddove appunto l'alta fedeltà è sempre stata padrona, cioè nei negozi hi-fi o da un amico se ce l'ha. Certo. Bene, grazie mille, grazie Salvo, ci vediamo al prossimo test, grazie anche a voi di essere stati con noi e come ha invitato Salvo durante il video in un paio di occasioni, lasciate un commento sotto al video in modo che possiamo anche fare questa relazione anche a distanza. Ciao!